Ciao miao, come va? Spero tutto bene. Oggi parleremo del Winx Club. Il cartone animato Winx Club racconta la storia di una giovane fata chiamata Bloom e le sue amiche Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha. Le Winx studiano e vivono presso il miglior college per aspiranti fate di Alfea, situato nel magico mondo di Magix. Le giovani fate, tra momenti da normali adolescenti, si ritroveranno anche ad affrontare pericolosi avversari e a salvare la dimensione magica. Quando ero piccola, Winx Club era uno dei miei cartoni animati preferiti. Ho sempre amato le ragazze magiche e anche se erano fate in realtà mi ricordavano molto Sailor Moon, Doremi. Amavo anche l'estetica, le varie personalità delle ragazze, l'ambientazione e tante altre cose. Oltre alla magia, al potere dell'amicizia, al cast principalmente femminile, uno dei punti di forza di Winx Club era la moda. Quando ho saputo che Netflix ha fatto un adattamento di Winx Club, sentivo che avrei dovuto dire addio a tutti gli outfit stile anni 2000. E pensare che questa serie aveva un potenziale assurdo, però è diventato uno dei soliti teen drama di Netflix, tipo Riverdale, ma con la magia. E le scelte stilistiche della costume designer non hanno aiutato per nulla. Come tante altre persone qui su internet deluse come me, ho deciso di provarci anch'io. Non sono una stilista, una costumista o altro, ma come mi vestirei io se fossi una Winx? Se mi conoscete saprete che ho fatto altri video del genere, uno a tema anime, uno a tema Pokémon, quindi tenete conto che questo è solo uno di quella serie, volevo giusto aggiungere un pochino di polemica, ma non è il centro del video. La maggior parte dei capi che vedrete in questo video mi sono stati spediti o li ho presi io sul sito YesStyle. È diventato il mio sito preferito dove fare shopping perché riesco veramente sempre a trovare cose che mi piacciono, ma come vedrete nel video ce n'è davvero per tutti i gusti. Se avete in mente di fare un ordine da questo sito, mi raccomando ricordatevi di usare il mio codice sconto LIPOFAGO, tutto scritto maiuscolo. Se avete altre domande a riguardo ovviamente lasciatemele nei commenti e vi risponderò. Anche la maglietta che indosso oggi è di YesStyle. Spero vi siate iscritti al canale perché stiamo per iniziare con gli outfit ispirati alle Winx. Iniziamo ovviamente da Bloom, la Bloom di Netflix che si veste sempre di rosso, è davvero una scelta super noiosa. Ok, che è la fata del fuoco, magari il rosso è il suo colore preferito, ma vestirsi sempre di rosso... La Bloom del cartone invece si veste sempre di colori diversi, se non sbaglio il colore più usato è il celeste, penso sia per fare da colore complementare dei suoi capelli. Il celeste però non è il mio colore preferito. Così ho deciso di indossare questa maglietta che contiene tutti i colori che veste Bloom durante le varie stagioni, quindi il giallo, il celeste, il blu, il rosa. Penso sia davvero perfetta per Bloom e fa molto il leader di un gruppo magico. Per richiamare i vari fiocchetti nei suoi outfit ho deciso di indossare questi pantaloncini di jeans che mi piacciono un sacco, ma sono davvero molto particolari e non so mai bene come abbinarli. Poi ho fatto l'errore di indossare le parigine bianche perché mi ricordavo che lei le indossasse sempre, invece non più di tanto, ma ok, forse stavo meglio senza, ma vabbè. Passiamo a Stella. Stella è la fashionista delle Winx, una vera diva. Ovviamente parlo della Stella del cartone animato e non quella di Netflix. Sebbene nella serie Netflix Stella dica che deve sempre indossare cose diverse per dare una buona impressione, il suo guardaroba è davvero terribile. È davvero super vecchio. Se io fossi Stella invece non avrei problemi a vestirmi come Paris Hilton. Poi però mi sono accorta che non ho niente di simile nell'armadio, quindi ecco come ho pensato un outfit per lei. Mostro un sacco di pelle rispetto al solito, per favore non fatemelo notare. Sarebbe stato carino indossare cose principalmente sul giallo e l'arancione, ma lo vedevo un po' irrealistica come palette di colori. Così ho optato più per il rosa e il giallo. Se avessi più accessori dorati tipo bracciali, orecchini, li avrei indossati tutti. Invece ho indossato solo 2 collanine, una l'ho presa in un negozio, non mi ricordo dove, mentre l'altra è una specie di choker con delle farfalline dorate, è stupenda, trovate il link qua sotto. A proposito di dorato, ho anche indossato questa cintura perché volevo provare a fare una sorta di rimando a quella del suo primo outfit.
E poi volevo assolutamente includere anche un cerchietto, mi sembrava un po' il marchio di fabbrica di Stella perché ne indossa spesso anche nella sua versione da fata. L'avete mai notato? Ci ho fatto caso solo ultimamente. Passiamo ad un altro personaggio adorabile, ovvero Flora. Prima fanno un personaggio plus size, che per carità non ho assolutamente nulla contro. Il problema è che poi la nascondono in questi vestiti bruttissimi, verdi scuro, veramente che non la nobilitano per nulla. Anche qui non voglio assolutamente cadere nella trappola di Netflix e fare un outfit tutto verde solo perché Flora o Terra è la fata della natura, ma voglio soffermarmi di più sul suo carattere. Flora ha quel carattere molto dolce, timido e me la immagino in un'estetica molto delicata, quasi cottagecore. Per questo ho deciso di indossare questo vestitino con dei motivi floreali che ho preso da Sweet Benedict. Penso sia adattissimo alla personalità di Flora. Da solo però mi sembrava un po' troppo semplice, così ho pensato di aggiungere un cardigan e un basco. Tra i capelli ho messo questi fermagli con i fiori e sì, ho anche i sandali con i calzini. Ho finalmente trovato il coraggio di provarli insieme, dato che penso che non li indosserò mai per uscire. Però tutto sommato mi piace nell'insieme, come sta tutto quanto. Non so, secondo me è importante anche fare un outfit pensando al carattere del personaggio e non solo al suo potere o alla sua taglia, cioè raga. Ho visto certi vestiti per ragazze plus size che sono bellissimi, ma anche outfit più semplici, cioè non ci voleva niente. Avevo detto basta polemiche, basta polemiche. Next, Musa. Se avessero reso Musa una ragazza asiatica, sarebbe stato super interessante vederla in un outfit tipo ispirato al K-pop o stile Harajuku. Invece no, Musa di Netflix è quella vestita peggio, anche se ha delle capigliature abbastanza carine, devo dire. Per questo video ho deciso di mantenermi sul classico, sul semplice e di ricreare il suo primo outfit, però in maniera un pochino più moderna. Ora vanno molto questi cardigan corti, con praticamente sotto niente, e volevo troppo provarli. Secondo me sono veramente adattissimi a Musa, alla sua personalità. Ce la vedo troppo a indossare una cosa del genere. Ho indossato anche questi jeans larghi come i suoi, però a vita alta. Ho anche aggiunto un choker tattoo, così per fare un rimando agli anni 2000. Nel complesso quest'outfit è davvero semplice, però nonostante tutto penso sia davvero carino. Less is more. Ovviamente non potevo non farmi i codini alti, raga, li ho amati, me li vorrei fare sempre. Nel prossimo video me li rifaccio. Ok, per Musa passiamo adesso ad Aisha. Anche la Aisha di Netflix ha sofferto della tristissima decisione di dare una palette colori in riferimento al proprio potere. È una fata d'acqua, quindi vestiamola di blu. Mentre non penso di aver mai visto Aisha nel cartone vestita di blu. Il suo colore infatti era il verde, che si addiceva molto al suo stile molto sporty. Purtroppo io di roba sporty e di roba verde non ho praticamente nulla. Se avessi dei cargo pants verdi li avrei messi troppo. Quindi mi sono dovuta un po' arrangiare. Se fossi Aisha mi sarei vestita così: una salopette, un dolcevita nero e dei stivaletti con i lacci molto chunky. Ho anche aggiunto questo choker totalmente a caso che ho trovato sepolto nei meandri del mio armadio, che si è rotto dopo averlo indossato. Wow. E anche degli occhiali da sole, perché non sapevo veramente cosa inventarmi. Non ero per nulla convinta di questo outfit, ma riguardarlo lontanamente forse può funzionare. È comunque un outfit molto comodo e se fossi Aisha sì, mi vestirei così. Non potrei mai essere Aisha perché l'acqua è proprio un elemento così lontano da me. E per concludere, ebbene sì, ho fatto anche Tecna. Io tristissima per la scomparsa di Tecna nella serie. O forse dovrei essere felice. Comunque Tecna era la mia preferita perché sì, da piccola ero una nerd e avevo una sorta di quasi cotta per lei perché aveva questo stile androgino super cool, cioè era troppo bella. Il suo stile di vestiario nel cartone però era veramente un particolare, quasi un po' cosplay. Si vede che è un cartone nato nel periodo in cui si credeva tantissimo nella tecnologia, si facevano tutte queste cose futuristiche che non si sono avverate per nulla, se non la PlayStation 5. Cioè, ditemi se la PlayStation 5 non è disegnata da qualcuno nel 2000,
2. Basta polemiche, Esther. Così ho deciso di rimmaginarmi Tecna nei tempi d'oggi. Come sarebbe? Come si vestirebbe? Cosa farebbe? Se fosse una fata della tecnologia, allora sicuramente sarebbe skillatissima con internet, magari un'esperta di computer. Così me ne sono uscita con questo outfit un po' e-girl, si può dire? Ovviamente mantenendo tutto sul lilla e il viola. La mia cosa preferita di quest'outfit è sicuramente la gonna, la amo, ma nella mia mente tutto questo completo era un po' diverso, era più bello. Non sono soddisfatta al 100% di come sia uscito, però dai, almeno c'è un concept dietro. Avrei voluto provare un outfit un po' androgino, ma mi sono resa conto che non ho nulla nell'armadio e quindi sì, ecco, mi vestirei così se fossi Tecna. E con Tecna chiudiamo qua gli outfit per questo video. Sono curiosissima di sapere qual è la vostra Wings preferita, quale tra questi outfit indossereste e cosa ne pensate della serie di Netflix. Ammetto che ho visto più video che ne parlano che la serie in sé, quindi io ho provato a darmi una chance, ci ho provato, ma non fa per me. Piuttosto mi faccio un rewatch di tutto il cartone animato. Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie mille per essere arrivati fin qui. Vi lascio tutti i link per seguirmi sui miei altri social, mi raccomando, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao miau!